Ciao a tutti, sono lo chef Gianfranco Pascucci, ci troviamo a Fiumicino, sulla costa laziale, in provincia di Roma. Insieme a mia moglie Vanessa Melis gestiamo il ristorante Pascucci al Porticciolo a Fiumicino. Con Italia Squisita abbiamo pensato di proporre un piatto di estrazione marinara, uno spaghetto ai frutti di mare. In Italia lo spaghetto ai frutti di mare, alla pescatora, allo scoglio sono abbastanza simili. A seconda del posto dove vengono preparati hanno delle leggere differenze e sono difficili da catalogare. Una cosa li unisce: la materia prima, che deve essere fresca, di grande qualità e di stagionalità. Oltre questo, sono tutti piatti di estrazione povera, marinara, venivano fatti dai pescatori al ritorno dalla pesca e venivano cucinati un po' per tutti. Ma vediamo subito gli ingredienti. Per quanto riguarda i mitili, le cozze e le vongole lupino, un tipo di vongola che si trova a Fiumicino, i crostacei, lo scampo e il gambero rosso, e i molluschi, il totano e il calamaro. Gli altri ingredienti necessari, sempre di altissima qualità, sono la pasta di origine italiana, il peperoncino, l'olio, l'aglio, il prezzemolo, la colatura di alici, la passata di pomodoro, un'erba profumatissima che userò che si chiama asperula e da ultimo i ricci di mare con la loro componente iodata incredibile. Iniziamo a preparare tutti i nostri ingredienti. Cominciamo dai mitili. Le cozze devono essere pulite, togliamo la parte del bisso, questo filamento che serve alla cozza per rimanere attaccata allo scoglio. Per quanto riguarda i lupini, devono essere già spurgati, quindi privati della sabbia. Li andiamo a battere leggermente per fare in modo di riuscire a capire se hanno ancora della sabbia o meno. Li sciacquiamo leggermente e siamo a posto, li teniamo in frigo. Per i crostacei togliamo il carapace, togliamo la testa che riserviamo a parte, andiamo a togliere il filo interno che può avere dei residui di sabbia. Puliamo i ricci, siamo attenti a non incorporare sabbia togliendo le gonadi e filtriamo l'acqua dei ricci che potremo usare poi nella preparazione della pasta. I totani e calamari andiamo a pulirli nella classica maniera, togliamo gli occhi, il becco, le parti interne e la penna e asciughiamo, tamponiamo bene il tutto. Io, a dire il vero, la consistenza del prezzemolo quando mangiamo uno spaghetto di mare non la adoro particolarmente, quindi preferisco fare un olio al prezzemolo, quindi frullare il prezzemolo nell'olio e avere questa aromaticità leggera che poi verrà usata per la preparazione del piatto. Per il procedimento dobbiamo avere un obiettivo. L'obiettivo è di lasciare a ogni singolo ingrediente il suo sapore, ma nel contempo fare in modo che tutti i sapori vengano amalgamati insieme con delle estrazioni di gusto. Cominciamo con i totani e i calamari. Faremo un sugo di totani, sarà il legante di tutto il piatto. Quindi in una pentola, uso una pentola di ghisa, un filo d'olio, dell'aglio, un poco di peperoncino, il gambo classico del prezzemolo, facciamo prendere calore e poi uniamo i totani ma anche il calamaro. Il calamaro, il colpo del calamaro lo facciamo solo scottare in quest'olio, quasi fosse un olio cottura, rimarrà morbido, estremamente profumato e lo riserviamo a parte. Tolti i calamari, facciamo in modo che i totani rilascino la loro acqua per qualche minuto, sempre a fiamma bassa. Appena hanno rilasciato la loro acqua che si sta asciugando leggermente, di nuovo un liquido, in questo caso il vino, lo facciamo evaporare, teniamo solo gli umori, gli aromi e la punta di acidità che ci serve e poi la passata di pomodoro. Un poco di brodo vegetale se occorre, chiudiamo la pentola di ghisa e a bassa cottura facciamo cuocere questi molluschi per un lungo tempo, almeno 15-20 minuti. I molluschi hanno questa caratteristica: o si cuociono poco e sono croccanti, o si cuociono lungamente e diventano morbidi, fondenti e danno al sugo un grande impatto. Per quello che riguarda i mitili, la cottura più classica che c'è. In una padella andiamo a mettere dell'olio extravergine d'oliva, l'aglio schiacciato, il gambo di prezzemolo, facciamo prendere un po' calore e aggiungiamo i lupini e le cozze. Sfumiamo leggermente con il vino bianco e chiudiamo con un coperchio. A questo punto tanta sensibilità. Dobbiamo fare in modo che appena si aprono
i mitili noi li andiamo a togliere. Si apriranno sicuramente prima le cozze, quindi appena aperte le cozze le andiamo a togliere dalla fiamma. Aperti anche i lupini, li togliamo subito, devono rimanere gonfi, ancora morbidi, succosi, e il liquido di cottura lo andiamo a filtrare e lo riserviamo da parte. Il sugo di totani è pronto e lo vado a filtrare. Ripongo i totani in una ciotolina coperti leggermente dal loro sugo e l'altra parte del sugo la riservo in un'altra ciotolina. Abbiamo tutti gli ingredienti pronti e adesso andiamo a fare la pasta. L'acqua bolle, l'abbiamo salata in maniera leggerissima. Il punto di sale in un piatto marinaro è importante. Io preferisco un punto di mare, preferisco usare la colatura di alici al posto del sale, perché mentre il sale mi dà un punto di sale, la colatura di alici mi dà un punto di mare, quindi salerò pochissimo la pasta. In una pentola vado a mettere un filo di olio, il succo dei mitili e appena un cucchiaio di sugo di totano. Quindi la base è pronta. Accendo la fiamma, faccio prendere calore e aspetto che la pasta sia cotta al dente, anzi, meglio un minuto prima di fine cottura. Scolata la pasta, la inseriamo nella padella e diamo inizio all'opera. La pasta deve cuocere sempre in un poco di liquido, non deve mai essere troppo secca né troppo bagnata, quindi potremo aggiungere piano piano il liquido dei mitili, se serve ancora un poco di sugo di teste e se andiamo in difficoltà anche un poco di brodo vegetale. La pasta si sta amalgamando bene, quindi posso inserire le cozze e le vongole che mi tengono un po' di più la cottura rispetto ai gamberi e gli scampi, che li vado a inserire proprio in questo momento perché devono cuocere in una fiamma leggerissima. Il succo della testa dei crostacei è ricco di iodio, sa di mare, sa di profondità di mare e quindi lo userò all'ultimo, un po' come si fa con la carbonara con l'uovo. Si spegne la fiamma e premo le teste del gambero e dello scampo direttamente sulla pasta. Profumo con un poco di olio al prezzemolo, aggiungo un poco di acqua di ricci e a questo punto tutta la componente iodata del mare che si fonde insieme alla componente salina dei mitili, che viene amalgamata insieme dal sugo di totano che è così profondo e importante, torna all'equilibrio. Abbiamo la dolcezza, la sapidità, lo iodio, l'umami, il gusto leggermente amaro e dolce del pomodoro. Siamo pronti ad impiattare. Impiattiamo nella classica maniera a nido e andiamo a disporre tutti gli interpreti del nostro mare. Il gambero rosso e lo scampo appena cotti, una cottura leggerissima, la cozza e i lupini che sono belli laccati, gonfi, ancora ricchi di liquido. I ricci di mare li posizioniamo sopra la pasta, si scalderanno leggermente solo con il calore della pasta stessa e poi un filo di olio al prezzemolo per dare questo ricordo di tipicità, di tradizione marinara e il profumo della polvere della sperula che a me ricorda molto la pasta in cottura e il profumo dei mitili appena aperti. Mi ha fatto piacere darvi qualche consiglio nel modo in cui io interpreto il mare. La cosa più importante è presentarsi al mercato del pesce avendo la consapevolezza di andare al mercato, di acquistare quello che ci ha portato il mare. Quindi dividerlo per categorie, i crostacei, i mitili e i molluschi, a seconda di dove ci troviamo, del nostro luogo, delle nostre tradizioni e della nostra pesca. Il pesce deve essere freschissimo e a noi l'onore e l'onere di non rovinarlo, ma di esaltarlo, con delle cotture semplici ed adeguate. È stato un piacere, adesso tocca a voi.